Quando abitavo in Australia e mio figlio era molto piccolo, ogni volta che tornavamo in Italia io cercavo disperatamente dei libri da comprargli così che lui potesse imparare bene la lingua italiana, perché anche se parlavamo italiano in casa, però lui parlava in inglese. E questo era un grande problema, trovare libri per l'infanzia adatti a un bambino di 4-5 anni in italiano, perché magari adesso le cose sono cambiate, parlo di 15 anni fa, però all'epoca tutti i libri in italiano per quella fascia d'età erano non solo incredibilmente noiosi, e poi avevano sempre la morale, quindi non erano per niente divertenti. E per me era un grosso problema, anche perché mio figlio era abituato invece ad avere i libri in inglese, e la letteratura per l'infanzia in lingua inglese ha una bellissima tradizione di nonsense e di non rispetto delle regole. Infatti, uno dei libri preferiti di mio figlio a quell'età era un libro che si intitola That's Mean, che in italiano possiamo tradurre come Che cattiveria. È un libricino dove in ogni pagina c'è rappresentata una cosa cattivissima fatta da questo bambino, ma quando dico cattivissima veramente si inizia con il ragazzino che tira le pietre agli uccelli e dice no, questa è una cattiveria, non farlo. Fare pipì sui vasi no, è una cattiveria. Poi c'è un'escalation, sputare dalla finestra in testa alla gente che passa, strappare i disegni della sorellina, strappare le ali delle farfalle, torturare i pesciolini, dare calci al gatto, ammazzare le lumache a colpi di martello, eccetera. Insomma, in ogni pagina c'era descritto un comportamento incredibilmente violento contro gli animali, contro la natura, contro gli altri bambini, ma era fatto in un modo molto, molto divertente e naturalmente faceva venire anche magari idee se un bambino fosse stato incline a commettere cattiverie, questo libro sicuramente gli avrebbe dato altre idee. Però vi posso assicurare che mio figlio non solo non ha mai seguito gli esempi, non ha mai torturato i pesciolini rossi o strappato le ali alle farfalle, ma quando leggevamo questo libro insieme ridevamo proprio per l'assurdità, l'enormità delle cose che venivano proposte. Ecco, ogni volta che invece io mi ritrovavo a cercare un libro in italiano scritto da autrici italiani e italiane per quella fascia d'età, c'era sempre le solite storie scritte poi in un italiano che, anche se voleva essere per bambini, era sempre troppo forbito, sempre troppo curato, sempre troppo noioso, e poi alla fine c'era sempre il dito sollevato per dire sì sì, vi abbiamo detto queste cose, però queste cose sono cose che i bambini cattivi fanno, voi siete dei bambini bravi a non farlo. Insomma, terribilmente noioso. Spero che in questi 15 anni l'editoria per l'infanzia in lingua italiana abbia fatto dei progressi verso la follia.